Perfetto. Ciao ragazzi, come va? Spero tutto a posto. Mi chiamo Jonathan, per chi non mi conoscesse, per chi capitasse qua nel canale così a caso. Sono un fotografo, videomaker e grafico e abito in Veneto, in Italia, insomma, ecco. In questo video voglio parlarvi di qualcosa di diverso che non c'entra assolutamente niente con la fotografia, praticamente niente. E appunto, come avrete visto dal titolo, essere pelato a 20 anni. Allora, disclaimer, che penso di aver capito che vuol dire, cioè perché lo usano in disclaimer, serve tipo la premessa, no? Il preambolo. A parte che io faccio sempre premesse, però sto giro si chiama disclaimer. Io porto il cappellino nella maggior parte dei miei video e anche in alcune dirette che ho fatto su Instagram e boh, basta. Non so, poi in realtà nelle storie no, non lo porto. Vabbè, comunque insomma, porto questo cappellino. Uno, perché mi piace come cappellino, è nero, minimal, poi ve lo mostro. E due, non so, uno potrebbe pensare direttamente, sei pelato, porti il cappellino perché ti vergogni, altre cose. In realtà per me non è esattamente questo, nel senso, se devo andare in giro, se devo fare i cazzi miei, insomma, tranquillamente, ecco, normalmente non è che vado a mangiare col cappellino, ecco, mettiamola così, cioè rispetto alle regole della, come che si chiama, no, la Madonna, Madonna, mi manca il termine, Cristo, lo diceva anche Geronimo Stilton, nel libro di Geronimo Stilton, no, galanteria, le regole del Galateo, ecco, mi mancava. Sì, non so se è esattamente il Galateo, comunque vabbè, quello, ecco. Quindi non è che vado a mangiare al ristorante col cappellino o col cappello da cowboy o col basco, che cazzo ne so, fuori, cioè insomma, per situazioni così, per cazzate, ecco, come girare i video su YouTube, uso il cappellino eccetera, semplicemente perché in video, foto, così insomma, non riesco ancora a vedermi bene, cioè nel senso, dal vivo sì, cioè insomma sì, per quanto uno si possa vedere bene pelato, però in video e in foto, ma soprattutto in video in questo caso, non so, c'è uno strano gioco di luci sopra la testa che poi appunto vi mostro. Cioè io in realtà avevo in mente di fare sta cosa, no? Di fare sto video in cui avevo tipo il cappellino e poi lo tiravo via, però tipo in altri video ho già mostrato, cioè ho mostrato la mia testa, insomma, ce li ho fatti senza il cappellino, quindi non sarà tutta sta sorpresa, però insomma questo è, praticamente questa è la mia testa rasata, qua rasatura fatta con il rasoio normale, cioè quindi questo era il cappellino comunque, della Nike, eccolo qua, rasatura fatta con rasoio normale, cioè quello da capelli, insomma, perché a volte la faccio anche con rasoio con la lametta, giusto per farla precisa a pelle, insomma, e invece questa è una rasatura classica, normale a zero, insomma. Allora, essere pelato a 20 anni, cosa significa? Dopo tutto sto pippone qua. Per me significa niente, cioè non è che c'è un significato particolare, semplicemente uno inizia a perdere i capelli e basta. Io vedo tante persone che perdono i capelli e si tengono 4 ciuffi, 4 ciocche, così, ma non so, non è il mio stile. Quando ho iniziato a notare i primi segni, diciamo, di perdita, ecco, di diradamento, chiamiamolo come si vuole, ecco, ho deciso di tagliare perché secondo me aveva senso. Secondo me non aveva senso restare con i capelli da uomo di mezza età, ecco, mettiamola così. Io ho avuto la sfortuna, perché molte persone, no, si pelano, si diradano i capelli, perdono i capelli, insomma, stempiandosi e quindi praticamente assottigliandosi qua intorno, però lasciando tipo i capelli in mezzo, che è una cosa che comunque è comunemente accettata, socialmente accettata, insomma, che l'uomo abbia le tempie più esposte, ecco, mettiamola così. A me invece è successa una cosa che si chiama alopecia, che è praticamente, per spiegarla proprio in termini terra, anche perché non ho i mezzi per spiegarla in modo migliore, una zona della testa, insomma, si inizia a diradare. Ma perché mi è uscito? Vabbè, si inizia a diradare, dicevo, insomma, una zona della testa si inizia a diradare. È una forma di tipo dermatite, insomma, comunque problemi legati alla pelle. E boh, io avevo praticamente questa, mi pare che sia qua, devo sentire dove ci sono meno capelli, qua, ecco. Questa zona ha cominciato a diradarsi, poi piano piano si è estesa qua, insomma tutta la parte frontale, poi dietro, così, insomma, comunque si vede
tutta una differenza in colorazione, perché semplicemente qua ai lati dietro c'è più densità di capelli, insomma, mentre sopra ce n'è meno, ce ne sono meno. Ci sono zone con molti meno capelli, tipo qua davanti, ecco, proprio culo che ce l'ho proprio davanti alla testa. Qua invece un pelo di più, però insomma magari sono i piccoli successi che noto solo io, vabbè, successi, insomma, quel che resta del giorno o della mia testa, insomma, e vabbè. E quindi insomma stavo dicendo, a me non è capitata la cosa di stempiarmi, purtroppo, cioè non che sia una cosa bella, però insomma ti permette di tirare un po' avanti e posticipare almeno. A me sono andati via direttamente in blocco davanti, quindi ho detto a un certo punto taglio e basta. Vi faccio un attimo di cronostoria. Io ho sempre avuto i capelli come tutti gli esseri umani, come tutti i mammiferi tipo, e vabbè, avevo i capelli anche, cioè sono arrivati a una lunghezza pure considerevole, tipo fino al 2015, l'anno in cui ho iniziato l'università. Avevo anche un gruppo metal, come avevo già raccontato in alcuni video, insomma, per chi mi segue, e avevo i capelli lunghi fino a metà schiena e ero abbastanza fiero anche della cosa, insomma. Fiero, cioè li avevo semplicemente fatti crescere, però erano belli, quei boccoli ci stavano, tutto quanto. Solo che io nel 2015 avevo 19 anni, insomma, nei miei primi 19 anni di vita, ecco, mettiamola così, ho avuto diversi tagli, diciamo dopo una certa età, insomma, dopo l'età delle elementari, delle medie, così. Nel corso delle superiori soprattutto ho sperimentato diversi tagli, ho avuto la cresta, tagli rasati, rasature particolari, poi li ho fatti crescere lunghi, non li ho più tagliati, ho fatto anche del colore a volte, trattamenti piastra, lacca, robe così, insomma, in generale. Poi, se devo dirla tutta, cioè mio padre è pelato completamente, quindi può essere pure una cosa genetica, però diciamo che io non ho fatto niente per agevolare la cosa, perché quando sei ragazzino ti dicono stai attento a non far cazzate, che poi te ne penti e poi perdi i capelli, così. E a me è successo esattamente questo, insomma, quindi se ci sono dei ragazzini online che ascoltano, insomma, non so, gente di... ragazzini da delle superiori o delle medie, così non fate cazzate con i capelli che poi ve ne pentite. E visto che io non ho la sfera magica, non so se è una cosa genetica o no, comunque non ho fatto niente, come dicevo, per migliorare la situazione, quindi evitate, insomma, varie stronzate, piastrare, lacca, brillantina, colore, robe, tutto quanto. Ci sono modi diversi per avere un look particolare, semplici tagli di capelli insomma, non è che c'è molto da dire, si possono anche far crescere lunghi, basta ogni tanto dargli una spuntata, tenerli un attimo in ordine. Io li ho fatti crescere lunghi, fortunatamente non avevo i capelli particolarmente oleosi, particolarmente rovinati, dovevo lavarli sempre, quindi per una cosa o per l'altra sì, li tenevo lavati, ma non facevo trattamenti particolari né niente, non li spuntavo ogni tanto, non li rinforzavo eccetera, quindi a un certo punto ciao, proprio andati completamente. Allora, stavo facendo la cronostoria perché nel 2015, l'anno in cui ho iniziato l'università, ho i capelli abbastanza lunghi, insomma, per abbastanza intendo abbastanza, poi comunque avrò già allegato delle foto e vabbè, vedrete voi, insomma. E niente, praticamente nel fine 2015 ho iniziato l'università e sarà lo stress, sarà... no, non lo so in realtà cosa è successo, semplicemente all'inizio del 2016, i primi mesi, mi sono accorto che cominciavano un po' a diradarsi, ma non diradarsi, cioè in quel modo vistoso, tra virgolette, tipo non so, tipo i vecchi che hanno i capelli lunghi con la piazza in mezzo, cioè semplicemente vedevo che io li legavo spesso, altra cosa comunque negativa che facevo, e vedevo che davanti, praticamente sta zona qua, quando li legavo e li tiravo indietro, cominciavo a vedere un po' di testa sotto, e allora vabbè, ho detto insomma, provo a tagliarli, provo a rinforzarli un po', vediamo se. In realtà i capelli erano semplicemente, quando ti vedi la testa sotto, i capelli sono bruciati, tra virgolette, sono andati, quindi tagliandoli non è che vai proprio a sistemare la situazione, diciamo. Sì, li rinforzi quelli che ci sono, non fai peggio, però se i capelli sotto non ci sono comunque, ecco, mettiamola così. Però li ho tagliati e ho fatto un taglio un po' più corto, insomma, una cosa tipo a caschetto, però in realtà mi stava bene, cioè mi piaceva, non era proprio caschetto, però insomma ci stava, comunque vedrete le foto. E insomma questo taglio l'ho tenuto tipo nel 2016, nel 2017 mi sembra, sì.
ecco, l'ho tenuto un paio d'anni, li ho fatti sempre più corti fino a farli rasati ai lati con un po' di ciuffo eccetera. Poi niente, poi nel 2017 praticamente vedevo sta cosa che quando andavo in piscina, quando andavo al mare, cosa che comunque se state guardando sto video capirete benissimo tutti quanti, i capelli si sparpagliavano, quindi non c'era tanto modo di tenerli fermi al loro posto. Nel frattempo comunque negli anni che passavano i capelli si diradavano sempre di più, insomma. E vabbè, a un certo punto ho detto, dopo essere andato a parlare anche col dermatologo, dopo essermi sentito dire le solite cose, provo lo shampoo, provo le cose, però comunque i capelli sono bruciati, ho fatto diverse consulenze, anche sono andato anche in uno di quegli istituti, quelli là che fanno le consulenze gratuite, che vi dicono poi in realtà vogliono solo farvi fare il trapianto di capelli, è normale, cioè me l'aspettavo, però alla fine con queste consulenze comunque ti rendi conto, stai parlando con dei professionisti o sedicenti professionisti, insomma gente che comunque ne sa più di me, mettiamola così, e dalle cose che mi hanno detto, tra gente più o meno seria, appunto i capelli erano bene o male andati, quindi la situazione o te la tieni così, te la fa andare bene, o ti fai un trapianto, sistemi così tutto quanto. Vabbè, e allora cosa ho fatto? Insomma, a fine 2017 mi sono rasato a zero, esattamente come sono adesso, insomma, con la macchinetta, ecco, rasatura normale, e me li sono tenuti un po'. Poi nel 2018, tipo inizio 2018, ho cominciato a pensare, no? Perché era già qualche mese che ero rasato, faccio cazzo, ma ho minchia 22 anni, cioè non posso arrendermi così, provo a farli ricrescere, insomma. Cosa che ho fatto, li ho fatti crescere appunto lungo tutto il 2018, alla fine del 2018 quando mi sono laureato avevo comunque i capelli sopra, tenevo sempre rasati i lati dietro, ecco, e però dovevo sempre sistemarli in modo che non si vedesse niente sotto, eccetera, cioè a vedermi così non si sarebbe mai detto, ma io lo sapevo e bastava aprirli un attimo per vedere la pianura proprio padana in mezzo, insomma. E vabbè, quindi praticamente sono arrivato a fine 2018 così, questa situazione, quindi sempre abbondare di lacca, quindi già avevo fatto il disastro, in più ci buttavo sopra lacca e tutto per tenerli fermi, insomma, che non si muovessero, e con il pensiero già rivolto all'estate 2019, perché poi insomma il ragionamento è quello, quando uno dice c'hai i capelli così, l'unica situazione in cui effettivamente ti sputtani è quando vai al mare, quando vai sott'acqua e tutto, e crolla il castello di carte, ecco, mettiamola così, ecco, insomma. E vabbè, quindi nel corso del 2019 sono rimasto con sti capelli fino a un certo punto, a metà del 2019 mi sono rotto le balle proprio completamente di star là sempre a pettinarli, a sistemarli in modo che cose e tutto, e li ho rasati. E appunto da là adesso è passato sì quasi un anno ormai, ce li avrò rasati penso a giugno dell'anno scorso, adesso è maggio, quindi insomma è un annetto che sono così, tra rasatura come dicevo con macchinetta, con la meta, quindi più o meno completa, eccetera eccetera eccetera. Quindi niente, insomma, questo è bene o male quello che è successo alla mia testa, per chi se lo chiedesse, per chi mi avesse visto da un momento all'altro passare dai capelli lunghi a media lunghezza a rasato, oppure per chi magari non mi ha visto nel periodo in mezzo, che sono passato da capello tipo lungo fino a metà schiena a rasato e tutto. Quindi cosa posso dire? Cioè, è stata la mia scelta perché ho deciso di non tenermi dei capelli di merda fondamentalmente, però non è stata la mia scelta, è stata una scelta obbligata, almeno mi sono sentito io così. È una cosa che ho sempre detto anche quando ero più piccolo, più giovane, quando ancora avevo i capelli proprio in tempi non sospetti, dicevo cazzo, mi capitasse mai di avere i capelli presi male, nel senso che comincio a perderli eccetera, li raso. E infatti detto fatto, poi li ho rasati, ho deciso di non tenere il taglio da cinquantenne, perché penso che non faccia onore a nessuno, che sia proprio una cosa, cioè cercare di mantenere qualcosa che non esiste, insomma. No, continua. Sai che cazzo ho stamattina? Vabbè, ok, mi sono ripreso e quindi niente, insomma, ho deciso di fare sta cosa qua, però per me è stata un po' una scelta obbligata perché non riuscivo a vedermi altrimenti, ecco, mettiamola così. Volevo conservare il mio savoir-faire, il mio charme, per quanto insomma potessi. Adesso, se devo essere onesto, l'unica cosa che mi sta sulle palle è il fatto che comunque anche rasandoli, a meno che uno non li rasi con la lametta, insomma a zero, proprio con la lametta, come dicevo prima, con la schiuma da barba, si vede sempre un po' di linea, un po' di cose. Vabbè, non ci può fare niente, cerchi di tenerli rasati il più possibile. Fortunatamente siamo in quarantena, quindi non devo uscire di casa,
quindi posso permettermi di tagliarli una volta a settimana e farli crescere anche un po' di più, quando poi si vede che la differenza proprio cromatica tra i lati, dietro e sopra è più marcata, e vabbè, insomma, fortunatamente ho preso così, se no, insomma, quando si esce tutto li raso di solito un paio di volte a settimana, li tengo così. Una cosa importante quando ti rasi i capelli è il discorso del fisico, cioè nel senso, ovviamente se c'è la faccia da cacciotta come me si nota ancora di più con i capelli rasati, perché ovviamente i capelli vanno un po' a mascherare, vanno a creare un po' di illusione ottica, per cui sembra che la testa è anche più lunga, più alta, insomma più snella e tutto quanto. Quindi vabbè, io adesso sto cercando di fare un po' di attività fisica per buttare giù qualche chilo e per stare anche meglio da quel punto di vista, cioè in realtà non mi pesa troppo il discorso dei capelli, mi pesa molto di più aver sempre avuto le guanciotte, che vabbè, quella dovrei cercare di buttarle giù, ma la devo perdere un po' di peso, bere un po' d'acqua. Infatti mi sono scaricato anche l'app per l'acqua, c'è l'app che ti ricorda qua ogni quanto bere, insomma ogni tot, facciamoci un sorso. Faccio ancora fatica, non so perché, c'è l'acqua, è normalissima, però mi è un po'... mi rompe le palle dopo un po', c'ho ancora i gusti di un bambino delle elementari. Vabbè, allora, detto questo, cosa... in realtà non saprei cosa dire, volevo solo fare questo video per parlare un po' della mia esperienza, per così, confrontarmi. So, non è che immagino, so per certo che tante persone sono interessate all'argomento, perché anch'io all'epoca, quando notavo i primi segni, cosa mi sono interessato, e in realtà non so, cioè non saprei che consiglio darvi. Non tutti stanno bene rasati, neanch'io sono sicuro di star bene rasato, qualcuno dice sì, qualcuno dice di sì, qualcuno dice di no, qualcuno non mi dice niente, insomma. Però vabbè, quindi non è che vi posso dire con certezza state prendendo i capelli, rasatevi, perché proprio è la soluzione numero uno. Però allo stesso tempo nessuno, credo, sta bene con i capelli tipo col riporto, queste cose, soprattutto se ha 20 anni, 25 anni, così insomma. Poi a 40 anni è accettabile, più o meno, anche se gli standard anche là si sono alzati, quindi vabbè, tanta gente piuttosto spende un sacco di soldi, si fa l'operazione, il trapianto, insomma quello che ti pigliano i capelli da dietro o da altre parti del corpo, e no, penso da dietro la testa, e te li piantano davanti, insomma. Non so se lo farò, comunque se lo farò sarà un po' a tempo perso, perché comunque sono un sacco di soldi, almeno per me è una spesa considerevole, quindi se sarà proprio, cioè quando avrò abbastanza soldi da buttare, cosa che onestamente al momento vedo lontana nel tempo, ecco. E quindi cioè, me li tengo così. Alla fine la cosa importante secondo me è accettarsi anche per come si è, cioè poi non è l'unico difetto che ho l'orecchio piccolo, i denti piccoli staccati l'uno dall'altro, porto anche gli occhiali, che poi nei video non li porto perché fortunatamente a distanze così ravvicinate comunque ci vedo, e per muovermi anche nel mondo, per orientarmi nel globo ci vedo, insomma. Ho perso poco, ecco, fortunatamente quello non è che ho perso chissà che cosa, però tutta una serie di cose che capitano a tutti. Ho fatto i miei infortuni facendo sport, ho fatto le mie cose, tutto, ognuno ha le sue debolezze, le sue stronzate, le sue cose, insomma. E l'importante secondo me è accettarsi, ma non detto nel senso come le pubblicità che ti dicono ti devi accettare perché il tuo corpo è bello, perché tu sei speciale, cosa, cioè in realtà tante cose non sono belle, non sono speciali. Il fatto che non ho i capelli non è che mi renda felice, insomma. È ovvio che avere i capelli mi piacerebbe, perché mi piace avere i capelli, ecco, molto semplicemente, però cioè, la vita è anche questo, insomma. Bisogna più che sapersi, più che accettarsi perché è giusto, perché cosa, bisogna accettarsi perché è necessario, perché per vivere, per sopravvivere bisogna accettare che le cose capitino. Purtroppo cioè, ci sono sfighe veramente incredibili di gente che esce di casa con la macchina e torna a casa in sedia a rotelle, sono cose tremende, gente che si ammala di mali incurabili, quindi perdere i capelli non è la fine del mondo. Purtroppo non c'è molto da dire a questo punto di vista, cioè non voglio fare il moralista, però mi rendo anche conto che tante cose che a me danno fastidio in realtà sono cose risolvibili. Ovvio che quando hai un problema te ti guardi in giro e ti sembra che nessuno ce l'abbia, anche se poi quando cominci a perdere i capelli ti fai l'occhio più acuto, più nitido, come, per quanto io poi sia miope, insomma, e tendi a notare che in realtà tante persone hanno problemi di capelli. Almeno questo è stato il mio punto di vista. All'inizio l'ho vista come cazzo, ma solo io perdo i capelli. Poi ti guardi meglio intorno e vedi tanta gente magari della stessa età che si fa un po' di riportino, che si fa un po'... vabbè, quello che dicevo prima, insomma, sembra sempre che l'erba del vicino sia sempre più verde, quando poi non è così. Ognuno di noi ha i suoi cazzi, i suoi problemi, le sue cose,
e l'unica cosa che possiamo fare per andare avanti è veramente accettare il fatto che non possiamo prevedere niente, che non possiamo dire avrò i capelli per sempre, starò in salute per sempre, eccetera eccetera. Bisogna andare avanti, bisogna pensare ad altre cose. Alla fin dei conti non sono un fotomodello, non sono nessuno, addirittura per il mio lavoro, per quello che faccio non devo neanche mettermi io davanti alla macchina fotografica, sono io che scelgo per fare video su YouTube di farlo, insomma. Però anche questa è consapevolezza, cioè lo so che in questi video magari non vengo non sono figo come altri youtuber, non sono cosa, anche solo per i capelli e per le guanciotte, che comunque vabbè dovrei buttarle giù come dicevo prima, però cioè mi deve fermare dal fare quello che faccio, cioè questo mi chiedo, non posso parlare, espormi pubblicamente, dire magari qualcosa di interessante perché non ho i capelli. C'è gente che manco esce di casa per motivi così, non lo so, secondo me bisogna dare il giusto peso alle cose. E con questa frase, serissima tra l'altro, chiudo questo blog, li chiamo blog perché non sono scritti ma praticamente parlo e basta, quindi insomma così è. E niente, fatemi sapere nei commenti le vostre impressioni, se avete questo tipo di problema anche voi, se volete confrontarvi comunque io ci sono, lascio tutti quanti i miei contatti come al solito nell'info box e basta, ci vediamo qua sul canale. Se siete appassionati di fotografia spero che il video vi sia interessato lo stesso, se non lo siete spero che vi appassionate alla fotografia così seguite anche gli altri video e basta, buona giornata, ci vediamo alla prossima.